Ciao a tutti, io sono Wendy e oggi voglio condividere con voi alcuni metodi per preparare il Bean Clorex in modo rapido ed efficiente per pulire al meglio. Pulire non è sempre divertente, ma con i giusti prodotti e la giusta preparazione possiamo rendere il tutto più semplice e veloce. Quindi prendete carta e penna perché vi mostrerò passo dopo passo come preparare il Bean Clorex nel modo migliore. Allora iniziamo! Il Bean Clorex è un prodotto per le pulizie a base di candeggina e altri ingredienti detergenti. È efficace nel rimuovere macchie ostinate e sporco difficile dalle superfici, come piastrelle, lavandini, vasche da bagno e toilette. Per quello era molto usato anche dalle nostre nonne. Non è raccomandato mescolarlo con altri prodotti se non con acqua e anche con un po' di sapone per i piatti. Usate sempre i guanti. Ricordiamo che stiamo usando sempre candeggina. In un recipiente versiamo un po' di polvere Bean. Aggiungiamo detersivo liquido per i piatti e anche un po' d'acqua. Una volta mescolato andiamo a versarlo in una bottiglietta con applicatore e abbiamo una miscela pronta per pulire le superfici nel nostro bagno. Cospargerò la miscela per le superfici dei sanitari, il lavandino, il gusci e anche il bidet. Possiamo applicarlo anche alla rubinetteria e alla vasca da bagno se ce l'abbiamo. Dobbiamo dire che il Bean è un prodotto che igienizza ma non disinfetta, quindi se volete dopo potete passare con un panno con qualche disinfettante o dell'alcol. Io lo applicherò anche ai vetri della doccia. Una raccomandazione: non applicarlo al coperchio del WC perché può diventare ingiallito e neanche al piatto doccia in resina. Questo prodotto pulisce lasciando il nostro bagno spettacolare. Provare per credere.
Con la stessa miscela andiamo a pulire dei graffi e delle macchie sul muro. Questi graffi sono profondi, prodotti di un attrezzo per palestra che c'era in questa stanza. Per quello ci provo prima strofinando con uno spazzolino e dopo con la spugna. Anche in camera di mia figlia, questo pezzo dove c'è la scrivania è diventato centro delle sue opere. Provo a sbiancare la superficie lasciandola il più pulita che posso. Per pulire il lavandino spolveriamo vin per tutta la superficie e con una spugna bagnata andiamo a strofinare. Risultato? Un lavandino splendente. Questo è l'uso più comune, però stiamo parlando di vlogs di Wendy. Sempre per pulire il lavandino e avere vin a portata di mano in formato più solido, in un contenitore versiamo 250 g di vin mescolato bene con 50 ml d'acqua. E lasciamo ad asciugare completamente per 4 giorni. Il risultato vi piacerà tantissimo, visto che lo possiamo avere dopo a disposizione e con una spugna andare a pulire tutte le volte il rubinetto e il lavandino finito di cucinare. E perché no, anche il fornello. Dopo risciacquiamo tutto per bene e asciughiamo. Questo è un in più. Avete del Cif in crema? Per sbiancare le fughe e giunture delle piastrelle in cucina e in bagno, aggiungere vin con Cif e facciamo una cremina. Strofiniamo con una spazzola e finito risciacquiamo. Ditemi nei commenti se l'avete già provato e come è venuto il risultato. Da me guardatelo e giudicate voi stessi. Se ti è piaciuto questo video lasciatemi un mi piace. Io per ora ti saluto e ci vediamo al prossimo vlogs di Wendy. Ciao!